Ok, diciamo due parole sull'esecuzione in foreground. L'esecuzione in foreground, abbiamo un attimo opzioni iconizzate, così leggiamo la leggenda. È un'opzione piuttosto importante, da Android 8 in su. L'ho messa di default, la mia app verrà eseguita in foreground, ovvero sia con tutte le possibili priorità e con anche, diciamo, l'abilitazione di accedere al microfono da Android 11 in su. Cosa c'è da sapere? Beh, che se viene eseguita in foreground, l'app viene eseguita ad alta priorità, quindi ci sarà meno occasioni nella quale verrà, diciamo, stoppata o uccisa da Android, anche se nulla è dato per certo, specialmente su certi smartphone cinesi o comunque orientali che ammassano tutte le app per mistificare ovviamente di avere una durata della batteria superiore rispetto agli altri. Un'altra cosa invece importante da dire è che se la rimuoverete dal foreground, sicuramente da Android 11 in su avrete problemi se vorrete inviare comandi vocali o rispondere a voce, diciamo, ai messaggi, perché da Android 11 in su Android non permette a un'app di accedere al microfono se non è visibile in primo piano e lo schermo è acceso. Questo perché? Perché per ragioni di privacy, diciamo, Android tutela l'utente che potrebbe essere, diciamo, registrato a sua insaputa. Quindi in questo caso solo le app che sono visibili possono registrare e o le app che sono in foreground, che però devono sempre avvertire l'utente di essere attive in foreground, e io infatti lo faccio. Vedete, se andate a vedere la notifica vi trovate l'icona in alto e l'icona di stato rimanda al fatto che dice che è attiva e in foreground. Ecco. Detto questo, adesso rimettiamo l'interfaccia normale. Ecco, se leviamo la mia app da foreground, questo è un Android 11, verrà adesso il messaggio, lo vedete, che vi avverte che l'app non è più in esecuzione in foreground, che questo porterà delle conseguenze sul microfono. Non potete quindi utilizzare il microfono se la mia app non è attiva, è visibile in primo piano uno schermo acceso. Ecco. Ora, cosa vi posso dire? Ancora una cosa importante: abbiamo detto dell'abbinamento che c'è fra la segnalazione e l'icona di stato. Io avevo un'opzione che era quella di rimuovere l'icona, poter rimuovere o attivare l'icona di stato. Ecco, vedete, nel caso che sia in foreground, siccome è obbligatorio per Android avvisare l'utente, l'Android non lascia levare diciamo la relativa notifica icona di stato. Per rimuovere l'icona di stato, se vogliamo farlo, dobbiamo prima rimuovere la nostra app dall'esecuzione in foreground. Ecco, vedete che automaticamente, levando l'esecuzione in foreground, non c'è più la notifica né qui né diciamo in alto. Ecco, quindi insomma mi sembra di avervi detto più o meno tutte le cose più importanti. Ora mi ripristino tutto come era prima. Buona giornata a tutti.